Buongiorno e benvenuti in un nuovo video di Mastica l'Italiano con Roberto. Oggi mi trovo ad Oxford in compagnia di mio cugino Ivan. Buongiorno. Farò delle domande a mio cugino perché da quanto tempo è che sei qui? Sono arrivato a marzo, primi di marzo, siamo a metà giugno, Ok, quindi quasi 5 mesi, quasi 4 mesi, 5 mesi? sì, più o meno siamo là. Sì, quasi 4 mesi, sì. Diciamo che stai quasi prendendo la cittadinanza. Mm. A parte gli scherzi, ho preparato 8 domande, cercheremo di parlare di questo e vedere un po' l'esperienza di Ivan, come è stata e come sta continuando. Allora, la prima domanda è: cosa fai e perché ti trovi a Oxford? Allora, io sono uno studente di dottorato in, diciamo, informatica, intelligenza artificiale, un po' come termine comprensivo, in Svizzera, nella Svizzera italiana, a Lugano, e sono qui per un exchange di 6 mesi, quindi resterò in visita all'Università di Oxford fino ad agosto, più o meno. Diciamo che è una cosa abbastanza standard durante il dottorato di fare un periodo, insomma, in un'altra università. E mi trovo qui appunto all'Università di Oxford. Ok. Quali sono le principali differenze che hai notato tra il sistema accademico italiano e svizzero, perché tu hai lavorato anche in Svizzera, e quello di Oxford? Oxford è sicuramente unica come sistema universitario, insieme a Cambridge e non so se esistono altri sistemi collegiali come questi, però di solito un'università si immagina una struttura, un campus, degli edifici centrali in cui tutta la parte di didattica avviene, invece Oxford come Cambridge hai una serie di college che qui credo siano 36 o 38 addirittura. Ogni college, diciamo i college insieme costituiscono l'Università di Oxford, che appunto non ha un edificio principale centrale di un campus, ma è dislocata in tanti college diversi. Ad esempio adesso, piccolo spoiler, ci troviamo all'interno del Trinity College. La didattica inizialmente, quando sono stati creati i college nel 1200 eccetera, veniva fatta all'interno dei college appunto. Adesso invece poi pian piano si è dislocata anche quella nei vari dipartimenti, quindi la maggior parte delle lezioni poi avvengono anche in dipartimenti che sono comuni a tutti i college, e poi all'interno dei college invece ci sono attività di tutorato che resta uno dei principali modi di insegnamento in questa università, che è veramente molto differente da altre università in cui invece hai solo la parte di lezione all'interno di, se vuoi, i dipartimenti come fanno anche qui. Nei college è rimasta più la vita proprio da studentato, e quindi i dormitori, la sala comune, la sala grande, si hanno pranzi, cene, breakfast, dormitori e poi la cappella, perché in ogni college c'è una cappella, ogni college magari ha il suo coro all'interno della cappella, vari team di vari sport che qui si chiamano society. E questo diciamo è un po' la parte di vita collegiale che è rimasta. Ok. Però far parte di un college non necessariamente significa dormire all'interno del college o usufruire di tutti questi servizi del college. Il college è l'unico modo per entrare in università di Oxford. Cioè, quando si applica all'Università di Oxford si fa application a un college specifico e non all'università, e si viene presi dal college. Questo per quanto riguarda didattica, cioè quindi gli studi di triennale, magistrale, eccetera. Per il dottorato è un po' diverso perché si viene assunti dall'università e poi si viene assegnati a un college. Queste diciamo come differenze tra un sistema. Nel mio caso, che sono un visiting student, non sono neanche legato a un college, sono un impiegato dell'università, neanche impiegato perché non ricevo uno stipendio da loro, come se mi stesse ospitando all'università in qualche modo. La differenza tra Svizzera e Italia invece è già tanta. No, Svizzera, il sistema svizzero e quello italiano sono molto simili, come quello europeo in generale. Cosa c'è di unico secondo te in una città come Oxford? Sicuramente l'università e il sistema dei collegi è molto particolare e quasi unico. Credo che appunto insieme a Cambridge sia veramente una situazione veramente unica, o quantomeno rara, molto rara. E già questo, entrambe, sia Oxford che Cambridge, hanno molto l'università ha un forte impatto nella città e quasi
la città è un servizio Sì, all'università. effettivamente Lo puoi vedere anche. sono qui da un giorno e mezzo e tutto gira attorno all'università fondamentalmente. Io Esatto. che non sono un universitario e non ho mai vissuto né la vita universitaria in Italia, ma neanche qui proprio la respiro perché sono tutti studenti, tutti giovani, li capisci subito che sono degli studenti, sono qui per studiare o magari forse hanno anche una Cosa generazione probabile. intera di famiglie che vengono qui per studiare. Cosa molto particolare di Oxford è che appunto gli studenti spesso li trovi in giro vestiti in maniera elegante, Vero? o vestiti proprio con Con un dress code, vestiti, oppure. diciamo. Esatto, perché anche ad esempio per gli esami devono andare col vestito, Ah, ok. o nei vari eventi che ci sono, è come se fosse un po' la borghesia Sì, sì. di altri tempi, in cui appunto anche gli eventi hanno la- un dress code abbastanza elegante, quindi queste cene formali o gli esami appunto, e quindi spesso capita che a tutti gli orari del giorno di trovare ragazzi anche di 20 anni Sì. vestiti in maniera elegante. Sì, è vero, fino a ieri siamo stati in un party organizzato e la gente si veste un po' come vuole in un certo senso, però sempre in chiave un po' elegante. Sì, poi diciamo che dipende anche dalle Dipende feste, anche dal ecco. Se contesto, dalla fossero. festa. Un'altra particolarità che ho visto è che comunque gli studenti vengono da tutto il mondo. Sì, 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 sì. C'è una grande percentuale di gente Ehm, dall'Asia, dall'India. E per loro è un grandissimo investimento, anche perché ogni anno le tasse universitarie continuano ad aumentare. Da quando c'è stata la Brexit, diciamo anche l'Unione Europea è diventata un paese straniero, e quindi residenti in Regno Unito pagano le tasse dimezzate nelle Mm, università del Regno Unito. E questo succedeva anche nell'Unione Europea fino alla Brexit. Adesso invece tutti al di fuori del Regno Unito pagano le tasse piene, e adesso si parla di cifre intorno, credo, ai 30.000 euro all'anno. Quindi anche per insomma, paesi più poveri, o comunque dove anche il tasso di conversione è un po', o, insomma, il potere della moneta è un po' diverso, è un investimento anche abbastanza importante, che però tendenzialmente poi, cioè, chi può permetterselo Viene qui direi che per un ripaga, obiettivo perché e quando lo raggiungi poi comunque ti ripaga perché esatto, cioè uscire con una laurea dall'Università di Oxford apre molte porte sicuramente al Regno Unito, ma sì. anche Sia a nel livello di mondo. istruzione, ma penso anche a livello proprio Anche politico, a livello un sì, po' sia fanno tanto di nomina. le conoscenze che diciamo che si fanno all'interno dell'università, anche perché non è raro appunto che probabilmente molti di questi ragazzi saranno la classe dirigente del futuro del Regno Unito, e non solo. Esatto. Diversi presidenti degli Stati Uniti sono usciti da Oxford, eh, e quindi anche la rete di conoscenze che fanno all'interno dell'università per loro è importante. Mhm. E in più anche l'università è abbastanza rinomata, che anche a livello di aziende, insomma, è molto, molto collegata, molto, diciamo, dà un bel marchio Sì. alle persone, ecco. Sì. Quarta domanda, come hai trovato l'ambiente accademico e la comunità di ricercatori a Oxford rispetto alla tua università di origine? Devo dire che io sono forse anche abbastanza fortunato nel mio gruppo di ricerca, lavoro con gente veramente altamente competente in Svizzera. Qui ad Oxford l'ambiente è chiaramente di alto livello, e anche se sono ragazzi magari più giovani o che hanno appena iniziato, è gente che ha molta ambizione e anche un'alta Capacità. preparazione, sì. A livello di infrastruttura probabilmente non ho percepito una grossa differenza, ma anche perché appunto diciamo anche la Svizzera ha delle risorse non trascurabili. A livello umano hai sentito una differenza? Cioè, Il personalmente, laboratorio dove mi trovo, anche qui, credo di essere stato anche molto fortunato, probabilmente, ma ho trovato tutte persone molto socievoli, anche al di fuori dell'ambiente lavorativo, oltre che nell'ambiente lavorativo.
un ambiente altamente interculturale, Multietnico praticamente. sì, devo dire che la mia esperienza sta andando molto bene. Numero 5. Hai riscontrato delle sfide particolari nell'adattarti alla vita accademica e sociale qui a Oxford? Non particolarmente, da studente universitario sei probabilmente molto più anche forse avvantaggiato da questo punto di vista. Se sei un ragazzo a cui piace magari partecipare alla vita sociale, all'interno dei college è molto incentivata, Sì. sia per questi pranzi e cene che avvengono in queste sale appunto comuni, con queste lunghe tavolate, in cui spesso ci si trova a parlare, ecco, con altra gente, poi i vari eventi che vengono organizzati all'interno del college dai ragazzi stessi, queste society appunto che sono le varie squadre dei vari team, oppure anche il coro, insomma ci sono molte attività di gruppo che ti permettono di socializzare, anche all'esterno dei college diciamo che ci sono attività che ti permettono, sport in generale, che ti permettono di socializzare, e forse è un ambiente un po' chiuso se si venisse al di fuori dell'università, cioè che è un po' e non c'è molto mix tra chi sta nei college, nell'università e chi sta fuori. Invece, quali sono state le esperienze più significative e allo stesso tempo memorabili che hai vissuto qui? Che ho fatto qui? Sicuramente gli eventi universitari sono molto particolari, come ad esempio questi formal, che sono queste cene che avvengono circa 2 o 3 volte a settimana in ogni college durante i term, che sono i semestri, trimestri, insomma i periodi dell'anno in cui si svolgono le lezioni, le attività didattiche, che già questo caratterizza molto Oxford, perché quando non si è più in un term la città si svuota, perché tutti gli studenti vanno solitamente via, come appunto in questi giorni che è appena finito l'ultimo term estivo e ci sarà la lunga pausa estiva fino a ottobre, credo, e già si vede che molti studenti, la città è molto vuota di studenti. Come eventi appunto dicevo questi formal che sono molto particolari perché bisogna andare appunto vestiti eleganti in queste cene dove magari ci si va con amici solitamente, nel mio caso con i miei colleghi del gruppo di ricerca, e si assiste a queste cene dove c'è una certa formalità, ma sembra un po' anche non c'è un vero scopo, non c'è un motivo principale. Tu dici magari, non so, un matrimonio. Questa è sicuramente un'esperienza interessante. Altre esperienze interessanti di Oxford, ad esempio il punting, cioè sia Oxford che Cambridge appunto si sviluppano lungo dei fiumi, e c'è diciamo, entrambe queste città hanno questa attività del punting, che è come se fosse un po' le gondole di Venezia, però si muovono con un bastone, diciamo, con cui si spinge sotto il fondo del fiume per far muovere queste sorte di gondole, ecco. Attività particolare, sicuramente un'attività abbastanza unica. Ok. A proposito di questo formal, tu prima mi hai detto che una particolarità di queste cene, se non erro, è che si paga per mangiare? Allora, si paga ogni volta che si usufruisce della mensa, si paga in realtà, e quindi anche gli studenti del college sono essere membro di un college significa che hai diritto a mangiare nelle sale, ma non è incluso, diciamo, nella retta che paghi annualmente. Però hanno dei canoni molto ridotti. Sì, mi dicevi che comunque è molto più conveniente Molto più mangiare conveniente. in mensa, e anche bene, comunque la qualità del Esatto. cibo è buona. Sì, poi dipende molto dal college, ma in media, perlomeno in quelli in cui sono stato, con tra i 4 e i 6 pound, quindi circa un 5-7 euro, 5-8 euro, diciamo pranzi con un pranzo completo, e la qualità è molto, molto buona. I formal, anche lì varia molto da college a college, però si possono anche trovare dei formal sui 10 pound, dai 10 ai 20 pound, quindi sempre si parla dai 12-13 fino ai 25 euro più o meno, in cui è appunto cena con antipasto primo e dessert.
di Ok. qualità comunque da ristorante, ecco. Ok. Come pensi che questa esperienza a Oxford influenzerà la tua carriera accademica e professionale futura? E a me principalmente per il tipo di lavoro che sto svolgendo qui con il gruppo di ricerca con cui sto collaborando, perché sono persone appunto estremamente preparate che mi hanno aggiunto dei blocchetti di conoscenza, ecco, che magari mi erano necessari anche per il tipo di lavoro che ho svolto qui, che sto svolgendo qui. E, e anche diciamo, l'esperienza, la possibilità di poter vivere 6 mesi in Regno Unito mi ha forse anche un po' aperto a quest'idea di poterla considerare anche in un'altra esperienza futura. Ultima domanda, ma in verità poi te ne voglio fare l'ultima, quella reale, questa è la penultima, diciamo. Quali consigli daresti ad altri dottorandi italiani che stanno pensando di fare un exchange ad Oxford? Di stare attenti ai prezzi degli affitti. In generale gli affitti e vendite, in generale il settore immobiliare è veramente problematico, direi, in generale in Oxford, ma anche Londra, insomma, cifre abbastanza sproporzionate anche rispetto All'appartamento che poi ti viene dato pure. quello anche, ma anche ai stipendi. Ecco, se consideri che un dottorando, uno studente qui più o meno guadagna quanto un dottorando in Italia, forse un po' di più. Sui 1600, magari 1800 euro, diciamo, ma che è più o meno anche il prezzo di un appartamento, condiviso, probabilmente. Appunto. Condiviso no, però insomma, le cifre, ecco, sono abbastanza alte, quindi spesso si tende poi infatti appunto a condividere la casa con anche altri per poter ridurre le spese. Per concludere, ti volevo dire, ormai sono mesi che stai qui, sicuramente questa esperienza ti ha fatto maturare sia a livello professionale, ma penso anche come persona in un certo senso. Noi italiani per indole abbiamo sempre quella cosa di criticare l'Italia quando poi viviamo fuori per un periodo. Credo un po' tutti, ma forse noi italiani diciamo che questa cosa per indole ce l'abbiamo. Ti posso chiedere, per esempio, se vivendo qui, al di là delle cose belle, dei pro di stare qui, ci sono anche dei contro effettivi, veramente concreti, dall'aspetto di un italiano, che magari può essere, che ne so, dal prezzo, dalla vita sociale, dal modo di fare delle persone. Allora, io sono molto fan dell'Italia, Ecco. nel senso che in Italia ci sono tantissimi problemi, questo senza dubbio, ma è anche un posto in cui la qualità della vita è molto alta, in media in generale. Problemi ce ne sono molti, in realtà anche qui, uno appunto è questo dell'affitto. I prezzi in generale, ecco, non sono molto abbordabili. È vero anche che gli stipendi in molti casi sono anche più alti, anche abbastanza più alti. Parliamo di qua, a Oxford. Parliamo di Oxford, ma parliamo di Londra sicuramente, Ok. perlomeno nel mio settore, ecco. Poi non sono sicuro che ad esempio lavori più standard, ecco, magari da impiegati statali o cose del genere, permettano alla gente di avere poi una vita abbastanza agevole qui. Perché appunto non credo, non sono molto informato in realtà in merito, ma non credo che riescano a essere il rapporto tra lo stipendio e il costo della vita non credo che riesca ad essere ad esempio paragonato a quello italiano, ma magari mi sbaglio. È sicuramente un posto che offre molte più opportunità in ambito di innovazione, quindi magari appunto il settore in cui mi trovo io o in generale per chi è qualificato è sicuramente un posto con più opportunità. Sì. Però in linea di massima, cioè quello che Allora, secondo te in Italia non trovi qua, cos'è? sono principalmente due cose che sono molto scontate, Ma che ma allo su stesso cui, ma tempo su pesano cui, tanto sulla vita esatto, qua. ma su cui poi a lungo andare, diciamo, hanno effetto, che sono chiaramente il clima, quindi appunto avere questa costante, magari cielo grigio o pioggia spesso, specialmente durante l'inverno, e il cibo, insomma, da italiani, ma questo mi rendo conto anche con tutti i miei colleghi che vengono anche da altre parti del mondo, è una cosa che criticano spesso del Regno Unito, quindi anche chi non è italiano ma viene da fuori
diciamo che a un certo punto anche per loro arriva questa Sente la domanda di... nostalgia un po' Esatto. di casa a livello culinario, diciamo. Esatto. Tra l'altro, parlando del tempo, oggi, per essere la mia prima volta in Inghilterra, mi sento molto fortunato perché ora il cielo non sarà così azzurro, ma non è neanche così Ci sono grigio. stati giorni migliori, ma sicuramente molti giorni Sì. peggiori. Ieri c'è stato il sole per quasi tutta la giornata, devo dire è stata una bellissima giornata, e oggi un po' altalenante, però ci sono 21 gradi più o meno, 20 gradi, cioè alla fine si può stare. Catania, la mia città, la sua vicino Messina, 34-35, diciamo che anche No, lì... esatto, d'estate forse non dispiace mai. ero solo curioso del fattore dell'Italia, no? Sai, molte volte critichiamo, però poi spesso non ci rendiamo conto quanto possiamo essere fortunati in tante altre cose in Italia, no? Al di là dei problemi politici, Sì, economici, eccetera. Io ti ringrazio, cuginetto. Grazie per questa intervista. Ci tenevo a farla e soprattutto ci tengo a ringraziarti ancora una volta anche in video per avermi ospitato e Mi per aver raccomando, fatto il iscrivetevi video. al canale e attivate la campanella. La campanella, sì. Se volete venire a Oxford, venite. Vi abbiamo preparato prima di venire. Venite a visitarla. Ne vale la pena. Consideratela come una meta turistica quando... Ecco, insomma, Londra è bella, bellissima. Sì. Oxford è particolare, quindi magari chi prende una settimana per andare a Londra può considerare un giorno a Oxford Sì. o Cambridge. Sì. O, E insomma. tra l'altro, se siete fan di Harry Potter, per esempio, Esatto, ci sono anche delle location che sono state usate proprio per girare i diversi film. Quindi E c'è anche da dire che girando per la città, diciamo, queste vibe sì, si respira di l'aria Hogwarts sì, ci sì, di sono. Hogwarts. Per finire, vi invito a guardare il video precedente. Grazie ancora e ci vediamo presto. E al come prossimo sempre, video. mastica in italiano con Roberto. Ciao.